Buona domenica amiche e ben ritrovate sul mio canale. Oggi ci incontriamo perché vi mostrerò come ho realizzato questi orecchini che vedete al video embroidery. Lo so, sono un po' distante, adesso ve li mostro da vicino. Lo so che tanti di voi che mi seguono preferiscono il soutache e la tessitura di perline, però secondo me il video embroidery è una tecnica da imparare molto valida per realizzare bijou, ma non soltanto bijou, voglio dire, si può fare di tutto con il ricamo di perline, perché secondo me ci dà la libertà di spaziare con la fantasia. Non è una tecnica secondo me difficile, ci vuole soltanto un po' di attenzione e un po' di pratica. Naturalmente io non sono il top di questa tecnica, però mi piace condividere quello che imparo e le mie esperienze nel corso del tempo e di questo mio percorso con voi su YouTube. Quindi l'altra settimana, eccolo qui, l'altra settimana ho deciso di chiamarlo Cipro. Ditemi se secondo voi il nome è azzeccato oppure no. L'altra settimana ero scesa a fare delle commissioni e mi sono trovata davanti a un banco che vendono, ovviamente l'occhio cade sempre, articoli per l'handmade e mi è capitata una bustina con questi due cabochon a forma di rombetto, questo centrale. E quindi tornata a casa in pomeriggio mi sono messa a fare qualche disegnino perché ogni tanto qualche disegnino per aiutarci ci sta, vedete? Ok, e quindi avevo fatto due opzioni, una più grande e una più piccola. Alla fine ho deciso di fare quella piccina perché secondo me è più portabile, anche se è piccolo comunque si fa annotare. Poi eventualmente ne faremo anche una versione grande, però questo direi che è abbastanza semplice per chi ha le prime armi, ok? Quindi secondo me si può fare, ecco, si può fare con le dovute accortezze, si può fare. Niente, vi lascio quindi al tutorial. Vi ricordo sempre di iscrivervi se mi state conoscendo con questo video. Io mi chiamo Gabriella e condivido tutta la mia creatività su questo canale, tutto il percorso che sto facendo. E ultimamente avrete visto anche dei segnalibro agli acquerelli. Io devo spaziare, devo cambiare e quindi vado dove le mie giornate mi portano a creare. Oggi video embroidery e quindi lo condivido. Quindi mi raccomando, iscrivetevi al canale e cliccate la campanella se siete così un pochino come me che vi piace spaziare tra una tecnica e l'altra, ma soprattutto mettersi in gioco e sperimentare, perché ogni qualvolta uno si approccia ad una tecnica creativa, qualunque essa sia, è anche un modo per mettersi alla prova e per superare ogni volta un po' i propri limiti e andare un gradino più su. È un modo di crescere anche questo. Che altro dirvi? Vi ricordo che ho aperto un piccolo negozio su Etsy dove probabilmente metterò anche questi orecchini piano piano, molto ma molto a rilento con i miei tempi, carico dei bijou ed altre cose. Quindi vi abbraccio tutte, vi auguro come sempre buona creatività e ricordate che la creatività non è competizione, ricordatevelo veramente, create per voi, non per sentirvi migliori di altri o per superare chissà quali traguardi. L'importante è già superare i propri limiti ed imparare sempre cose nuove. Questo ovviamente è il mio umile parere che condivido con voi. Vi abbraccio ragazze, buona domenica e buona creatività. Ciao! Questo è l'orecchino realizzato. Manca naturalmente il retro, ma quello è l'ultimo passaggio e questo era il disegnino, come vedete, di riferimento per realizzare questo orecchino al bead embroidery. Come vedete avevo realizzato anche un altro disegno, ma è più grande e quindi ho pensato che come tutorial su YouTube per spiegarvi la tecnica questo fosse più semplice e più comprensibile. Vi lascio quindi al tutorial. Ciao! Questa è la lista dei materiali occorrenti per realizzare il nostro orecchino. Per prima cosa, con della colla per gioielli, per bigiutteria, che sia o la B7000 oppure l'Asulit, andate ad incollare il vostro elemento al di sopra di una base, che in questo caso è la Beading Foundation. Un pezzettino naturalmente un po' più grande dell'elemento che dovete andare a realizzare. Questo naturalmente non è ancora terminato, ma poi li termineremo tutti quanti in tutti e due insieme.
vi dico adesso la dimensione di questo piccolo rombettino, che potete sostituire naturalmente con un rombetto di pari dimensioni oppure facendo un rombetto con le perline. Allora, il rombetto è 8x12, ok? Millimetri, vi ho detto la dimensione delle due diagonali e come vedete ho tracciato sul mio pezzo di Beading Foundation con una matita bianca due linee ortogonali tra loro e quindi l'ho posizionato al centro. Questo mi faciliterà naturalmente la lavorazione. Ok, ho lavorato, utilizzeremo tutte quante perline 11.0, in questo caso della Miyuki, e poi dopo utilizzeremo qui in questi 4 punti invece 3 perle da, scusate, 4 perle da 3 mm. Su ogni lato del nostro rombetto dovremo andare ad inserire 5 rocaille 11.0, però le 5 rocaille saranno solo sui lati, ok? E sulle punte, invece queste laterali, dove qui la parte è più stretta andremo a posizionare delle 15.0 e invece dove qui vedete l'angolo è più largo andremo a posizionare invece delle rocaille 11.0. Quindi in tutto saranno, per contornare il nostro rombo, saranno 24 rocaille, 5 per ogni lato, quindi 5 per 4 20, poi 2 11.0 sopra e sotto 22 e 2 15.0 ai lati. Questo è il modo in cui l'ho contornato io, voi naturalmente farete come preferite. La tecnica è sempre la stessa, inserire 2 rocaille per volta. Naturalmente qui sono dispari 5, ne inserirete una in meno. Comincio quindi proprio da qui, vedete? Da questo punto vado con l'ago, il filo, entro dal basso verso l'alto e vado a fissare la mia parte iniziale. Adesso comincio proprio qui, subito dopo l'angolino, perché al centro ci dovrà andare, come abbiamo detto, la nostra 11.0. Prendo la mia prima colorazione, sono le Miyuki Muscat, e vado ad inserirne 2. Quindi ne inserisco 2, porto alla fine del filo, in questo modo, avvicino, mantengo e fisso in questo modo. Vado ortogonale da su a giù, poi me le sistemo per bene, ok, dopodiché arretro e spunto tra le due, esco, vedete, dal centro, entro nella seconda rocaille e inserisco altre 2, porto sempre alla fine del filo, accosto e vado ortogonalmente in basso in questo modo. Ora devo inserire la mia ultima, spunto come sempre tra le 2 rocaille, se riesco, tra le 2, rientro nell'ultima inserita e vado ad inserire la mia ultima rocaille di questo lato. Io qui ho detto che avrei inserito una 15.0, quindi cosa faccio? Vado ad inserire un'altra sul lago, porto alla fine del filo, vedete, in questo modo, e vado da quest'altro lato. Poi andrò a inserire la 15 qui al centro, quindi mi porto dall'altro lato ed anziché rientrare nell'ultima, mi riporto da dove ero, quindi vado un pochino indietro, qui, ok, entro nella 11, vado a prendere, come abbiamo detto, la mia 15.0, ma se vi va potete anche inserire tutte 11. Io ormai avevo inserito
la 15-0 nell'altro orecchino e quindi inserirò la 15-0 anche qui. Quindi vado nella 15-0, porto alla fine del filo ed entro nell'easy stiff stuff in questo modo. La raddrizzo un pochino, ok, dopodiché rientro nuovamente in tutte quante queste ultime rocaille, quindi rispunto da qui, ok, faccio una sorta di picot, rientro nella 11, nella 15 e poi nella 11. Quindi a questo punto sono passata ed ho rinforzato. Adesso faccio la stessa operazione per tutti quanti i lati e chiudo il giro. Quindi qua andrò a inserire altre 4 rocaille perché una già inserita, 11,0 e poi inserirò la 11,0 qui di punta, inserirò 5 rocaille 11,0 e la 15 di punta, altre 5 rocaille 11,0 da questo lato e poi la 11,0 qui in punta e chiuderò praticamente il mio contorno. Ed ecco il nostro rombetto terminato. Allora, adesso dobbiamo andare a posizionare le perle da 3 mm. Io vi consiglio di partire da quella centrale, quindi posizioniamo la nostra perla da 3 mm al centro, quindi parto qui in basso nel mio rombetto, aspettate che guardo il verso, ok, sì, vado in basso, vedete proprio vicinissima alla 11,0 qui al centro ed esco con il mio ago, carico la perla da 3 mm sul mio ago. Naturalmente potreste anche metterle da 4 mm, però poi considerate che arrivereste un po' più in alto e quindi il modulo cambia leggermente, perché comunque le perle da 3 mm occupano uno spazio maggiore, cioè le perle da 4 mm occupano uno spazio maggiore delle perle da 3 mm. Quindi io vi dico che con quelle da 3 mm vi verrà lo stesso effetto. Ok, quindi vado, come sempre spingo la perlina più vicina possibile e vado sempre in ortogonale e utilizzo per stare dritta le linee che mi sono tracciata. In questo caso ripasso, quindi mi porto in basso da dove sono uscita, risalgo, vado nuovamente, torno su, dicevo torno su e poi vado qui in questo piccolo spazio che c'è tra la perla e la rocaille. In questo modo abbiamo fissato la nostra prima perla da 3 mm. Adesso non ci resterà che contornare di perline, sempre 11,0, la nostra perla. Cosa dovete fare? Vi portate dal lato, quindi uscite proprio qui in prossimità, vicinissime, vicinissime, ok? Più vicine possibili, per non lasciare spazi, quasi un pochino sotto la 11,0 e cominciate a inserire, come abbiamo fatto qui, le nostre perline, sempre una, due alla volta, come vi trovate più comode, andate a contornare. Vi dico quante rocaille 11,0 ci vogliono. In questo punto ci vorranno 9 rocaille 11,0. Una volta che avete contornato la vostra perlina, dovete spostarvi di lato per andare a inserire l'altra perlina. Naturalmente non dovete stare troppo vicine perché ci dovrà andare, vedete, ci dovranno andare le altre rocaille che contornano, quindi spostatevi leggermente e mettetevi qua tra la seconda e la terza rocaille 11,0. Ve lo dico orientativamente, poi al massimo una volta che avete fissato la vostra perlina, se non ci dovessero entrare le 11,0 sfilate. Ci sta anche questo, ragazze, nel video embroidery, succede e si fa di continuo, lo facciamo tutte se il risultato che otteniamo non ci piace, quindi accosto sempre. Scusate, io ho la camera davanti, ho un po' di difficoltà. Ok, vado e faccio la stessa operazione, quindi rispunto qui, mi avvicino un pochino e rientro nella mia perla.
e rivado, in modo tale ho fissato per bene questa prima perla e adesso andiamo a vedere se entrano le 11,0. Quindi mi sposto nuovamente vicinissima, quindi qui mi porto qui in questo punto e vado ad inserire le mie rocaille 11,0 per contornare. In questo caso qui ce ne vorranno 8 e non 9 perché qui il bordo, vedete, è piatto, mentre qui andava verso l'altro, quindi ci andava una rocaille di più. Invece qui sul lato ce ne andranno 8. Naturalmente ragazze, quando io vi dico inseritene 8, 9, è sempre tutto molto soggettivo. Cioè, nel senso, questa è la mia mano, io lavoro così, però se create al bead embroidery e da un lato perché una rocaille è difettosa, perché la perlina è un po' più, l'avete messa un po' più sporgente, un po' più, cercate di inserire il numero di rocaille che serve. In questo caso io ve lo sto dicendo numericamente, ma se fate al bead embroidery un modulino leggermente diverso con le 4, valutate il numero di rocaille, basta che siate poi simmetriche a farle da tutti e due i lati, insomma non fate che da un lato ne inserite 9 e dall'altro 11 perché poi lì otticamente. A questo punto abbiamo fatto tutti i decori sottostanti, mi raccomando sotto ogni tanto fate qualche nodino così che se si dovesse rompere da qualche parte il filo non si disfa tutto l'orecchino, quindi ogni tanto qualche nodino. Adesso con un'altra perla da 3 mm andiamo a fare questa parte superiore e anche in questo caso come nella parte sottostante ci andranno 9 rocaille 11,0. Procedete. Ed ecco il decoro superiore eseguito. Adesso cosa facciamo? Ci portiamo a uscire dal lato qui ed andiamo a inserire le rocaille 11,0. Usciamo quindi da una perlina qui sotto, proprio vedete la 15,0 di punta, e cominciamo a inserire le nostre 11,0. Su ognuno di questi lati ce ne andranno 9. Naturalmente se ce ne volessero 10 perché qui è un po' più aperto, andatene a inserire 10, ok? Quindi contornate tutta questa parte. Dimenticavo, io adesso cambio il filo perché andrò ad utilizzare le rocaille blu e quindi qui sul bordo preferisco un colore più affine. Mentre le altre erano le Muscat che abbiamo utilizzato e le altre sono questa colorazione, adesso andiamo a prendere le Duracot Opaque Navy Blue. Come vedete, in questo caso io da questo punto a questo punto ne ho inserite 10, quindi 10 rocaille 11,0. Vado dall'altro lato e vediamo se saranno anche da questo lato 10. Faccio anche in questo caso qualche nodino sotto per fissare questa parte e vado dall'altro lato e faccio gli inserimenti. Anche in questo caso, per fortuna, è simmetrico. Abbiamo inserito sempre 10 rocaille. Adesso vado a prendere le rocaille di colore rosso e vado a fare, vedete, il mio profilo sottostante. Quindi sempre alla stessa maniera, cucendo un paio di rocaille per volta, vado a fare il mio decoro con le rocaille rosse. Vi mostro naturalmente come effetto il nodino per fissare vari archetti e poi procedo con le rocaille rosse, stando sempre molto vicina alla lavorazione, partendo, vedete, dal lato destro sotto alla rocaille blu, inserendo le rocaille e andando poi al lato sinistro con queste rocaille di colore rosso. Come vedete ho inserito quindi le rocaille di colore rosso, ne ho inserite 7, 11,0 sempre, e dopodiché andrò a prendere nuovamente le rocaille blu e farò un ultimo archetto nella parte sottostante. In questo caso andrò ad inserire 11 rocaille 11,0. Adesso mi sposto nella parte superiore ed andrò ad inserire queste rocaille laterali, come vedete, insomma, dai fotogrammi che stanno scorrendo. Quindi farò questa barretta da un lato e poi ne farò una dal lato opposto, andando ad inserire 6-7 rocaille, perché il motivo comunque deve richiamare quello dell'altro orecchino. Dopodiché, nuovamente con le rocaille rosse, andrò a fare un archetto nella parte superiore.
Inserirò nella parte superiore 12 rocaille rosse 11,0. Vedete che poi fisso questo archetto sempre con un nodino e diciamo taglio il filo in eccesso e diciamo che il nostro modulino è finito. Adesso devo andare a rifilare tutta quanta la beading foundation cercando di seguire il profilo del mio orecchino ben delineato. Quindi vado con le forbici, stando vicinissima alle rocaille, ma tagliando comunque in ortogonale per lasciare un po' di spessore per cucire. Ora stacco la camera perché ho paura di tagliare male e di fare un disastro. Dopodiché prendo i due orecchini terminati, li sovrappongo rovescio su rovescio, così da vedere se sono venuti della stessa dimensione e quindi una bella coppia di orecchini da indossare, perché per quanto siano fatte a mano, uno cerca sempre di creare cose fatte bene. Per rinforzare i nostri orecchini vado a prendere un pezzo di cartoncino abbastanza rigido e vado a contornarlo con una penna e successivamente lo vado a ritagliare leggermente più piccolo perché deve essere più piccolo dell'orecchino perché noi sul bordo esterno dobbiamo andare a cucire. Quindi vado con un po' di colla ad incollare questo pezzo di cartoncino sul retro del mio elemento dell'orecchino, cercando naturalmente di centrarlo e valutando bene che ci sia lo spazio esterno per andare successivamente a cucire. Vado a fare naturalmente anche il secondo orecchino e dalla stessa maniera poi farò anche per il mio retro in ultra suede. Prendo un pezzetto di ultra suede, alcantara, quello che avete, e vado a contornare il mio profilo. Come vedete poi lo vado a ritagliare e con un pochino di colla B7000 vado ad incollarlo sul mio retro. Se è il caso, naturalmente poi andrò a rifilare il mio contorno. Quindi procedo. Come vedete, questo è l'orecchino rivestito con il retro ad ultra suede. Adesso non mi resta che andare a prendere le perline, controllate bene di aver tagliato sia la base che il retro in maniera corretta. Non mi resta che prendere le perline, in questo caso prenderò quelle light bronze e del filo in tinta ed andrò a fare il profilo del mio orecchino con la tecnica del brick stitch. C'è un tutorial di riferimento sul mio canale di questa tecnica che vi metterò giù nell'info box il link, naturalmente vi mostro anche qui in breve. Entro col lago tra la base e la beading foundation per nascondere il mio nodino, naturalmente, quindi taglio il filo in eccesso se c'è oltre il filo, come vedete in questa immagine, e dopodiché quindi spunto vicinissima alle rocaille di colore blu ed andrò ad inserire due rocaille 11,0 sul mio ago e dopodiché, vedete sono due rocaille 11,0, andrò sul mio retro pizzicando un pochino del mio Ultra Suede e un pochino di beading foundation. In questi passaggi ragazzi dovete essere precise. Quindi vado poi dal retro, passo in avanti alla mia base, tiro bene, tiro il filo e dopodiché entrerò soltanto nella mia seconda rocaille da dietro, vedete? In avanti, quindi dal basso verso l'alto. Tiro il filo. Come vedete, la mia rocaille si andrà a fissare. La prima si fisserà con l'ultima rocaille del giro. Prendo nuovamente una rocaille e pizzico nuovamente il tessuto di Ultra Suede, la beading foundation ed entro poi dal basso verso l'alto nella mia rocaille. Faccio questo procedimento, vedete si andranno a posizionare di lato, faccio questo procedimento per tutto quanto il giro, ve lo mostro un'ultima volta, pizzico un pochino dal retro in avanti e dopodiché dal basso verso l'alto. Vi dovrete spostare naturalmente in modo costante e ravvicinato in modo tale da rendere il lavoro preciso. Procedete per tutto il giro. Questa parte del video naturalmente molto velocizzata perché vi mostro passo dopo passo di come vado a fare tutto il contorno. Per chiudere, naturalmente esco dall'ultima rocaille, vedete, dall'alto ed entro dall'alto verso il basso nella prima del giro che avevamo cominciato, dopodiché vado sul retro
pizzico, vedete, tutti e due i tessuti, esco dal retro e poi rientro nella rocaille e vado a fissare, quindi vedete, entro dal basso verso l'alto nuovamente nella rocaille e do quest'altro ultimo punto di cucitura per andare a chiudere tutto quanto il nostro giro, molto semplicemente. Quindi il profilo a brick stitch è stato fatto. Adesso andiamo avanti e mi porto verso il basso a fare i decori che avevo deciso nel mio disegnino. Li poggio sul tappetino delle rocaille per andare a valutare dove voglio andare a eseguire il lavoro. Mi raccomando, guardate bene al brick stitch le rocaille che sono centrali, quindi passate attraverso tutte le rocaille a zig zag e andate a vedere poi dove posizionarvi per fare le vostre frange, sempre per stare centrate ed in modo simmetrico. Vi mostro adesso velocemente come passo attraverso le rocaille senza prendere l'ultra sweep, ma andando semplicemente su e giù soltanto attraverso le rocaille in modo più veloce. Mi porto poi ad uscire, valuto qual è la rocaille centrale e quali sono quelle più esterne e vado semplicemente ad eseguire delle frange. Quindi vedete, inserisco un'alternanza di rocaille oro e bronzo e parto quindi dalla frangia laterale. Dopodiché inserirò alla fine poi una perlina rossa, una 15-0, per andare a bloccare la mia frangia e risalirò attraverso tutte quante le rocaille. Naturalmente questi passaggi li dovrete fare 2 volte, per velocità forse all'interno del video non si vede tutto, ma dovrete passare 2 volte per fissare le vostre frange e fare anche un nodino. Vedete, in questo caso mi porto nuovamente sul retro, pizzico nuovamente il tessuto, passo attraverso tutte quante le rocaille e poi dopo, fatto un nodino, mi sposto al centro e vado ad eseguire l'altra frangia, pizzicando un po' col tessuto. Questa parte è super semplice, non vi resterà semplicemente che realizzare le frange numericamente delle perline che vorrete, della lunghezza che vorrete, quindi niente di più facile. Sempre allo stesso modo, passando 2 volte e pizzicando ogni tanto il tessuto. Questo è l'orecchino finito e ho deciso poi di fare degli altri decori laterali perché non ero molto convinta e quindi questo è il risultato finale. Naturalmente ad orecchino ultimato non mi resterà che spostarmi sempre attraverso le rocaille nella parte superiore. Con le 15-0 andrò a realizzare un piccolissimo archetto per andare a mettere la nostra monachella. Ho un archetto con 6 rocaille 15-0 andando sempre ad individuare sulla base realizzata al brick stitch le perline centrali, perché naturalmente vogliamo che sia centrato il nostro cappietto. Pizzicherò sempre un po' di tessuto, dopodiché farò un nodino, vedete, e andrò poi al centro della mia base e andrò a nascondere il filo in eccesso ed il nostro archetto sarà fissato e naturalmente gli orecchini terminati. Dopodiché, ragazze, non ci resterà che mettere semplicemente una monachella, prendete una pinza, ecco di queste a punte piatte, andate a aprire la solina e chiudetela, andandola ad inserire all'interno dei nostri orecchini. A questo punto gli orecchini sono terminati, non mi resta che fare il secondo. Ciao!